Ad i piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Ad i piatti di Chef Nunzio. E salve a tutti e ben ritrovati in questo nuovo episodio di Sfida Chef Nunzio. Oggi sono stato sfidato da una carissima amica, Irexei Fornelli, che da vera patriotta siciliana mi ha sfidato a realizzare le paste di mandorla, un'antica e tradizionale ricetta siciliana. Contrariamente a quello che si pensa spesso delle paste di mandorla, realizzarle non è poi così difficile. È però essenziale che i pochi ingredienti che compongono questa ricetta siano lavorati con grande cura e che vengano rispettati i tempi di preparazione e di riposo. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere come si preparano. Sbucciare le mandorle è un'operazione estremamente semplice, ci basterà infatti portare un po' di acqua in ebollizione, buttarli dentro per un minuto e la buccia verrà via molto facilmente. In un frullatore abbastanza capiente riversiamo le mandorle e lo zucchero, avviamolo prima a velocità media per 5 secondi e poi alla massima velocità per altri circa 10 secondi. Non prolunghiamoci troppo comunque, altrimenti le mandorle si scalderebbero e ne conseguirebbe la fuoriuscita del loro olio naturale. Ottenuta questa polverina di mandorle e zucchero, dividiamo dalle uova gli albumi. Riversiamoli all'interno del frullatore, avviamolo questa volta a velocità medio-bassa e lasciamolo lavorare fino a quando le uova non si saranno ben amalgamate e se abbiamo fatto tutto bene alla fine otterremo un composto morbido ma compatto e al tocco molto appiccicoso. Per le paste di mandorla classiche ci basterà mettere metà dell'impasto in una sac à poche, mentre nell'altra metà aggiungeremo la scorza grattugiata di un limone non trattato. Quest'ultimo lo utilizzeremo per fare le paste di mandorla pizzicate. Ai quattro angoli di una teglia mettiamo giusto un pizzico di impasto che ci aiuterà a tenere la carta forno ben salda e ferma. Adesso creiamo degli chignon grandi poco meno di una noce. Si può usare una punta rigata o, come nel mio caso per dare la forma più elegante, una punta liscia. Continuiamo fino a esaurire la pasta di mandorle nella sac à poche. Ora nella metà delle pastine metteremo una ciliegia rossa candita e nell'altra metà invece metteremo una mandorla. Queste sono le paste di mandorle classiche. Le faremo riposare in frigo da un minimo di 4 ore fino a un massimo di 7. Io consiglio di farle riposare il più possibile. Bene, passiamo adesso alla versione delle paste di mandorla pizzicate. La particolarità di questa versione e del successo che hanno ottenuto negli ultimi 20 anni è data dal fatto che lo zucchero che le ricopre le protegge in cottura, facendole rimanere all'interno morbide e cremose. Per realizzarle dobbiamo utilizzare lo zucchero a velo come fosse della farina. Quindi sporchiamoci le dita di zucchero, afferriamo un pezzo di pasta grande come un'arancia e facciamolo
rotolare assolutamente senza dare forza sotto il palmo delle mani, ottenendo così un cilindro di circa 1,5 cm-2 di diametro. Con una paletta tagliamo il filone che abbiamo ottenuto in pezzi da circa 2 cm. Dopo afferriamo le due estremità del cilindretto con il pollice e l'indice di entrambe le mani, pizzichiamo leggermente con le punte delle dita e avviciniamo le due estremità. Ecco qui, questa è la versione delle paste di mandorla pizzicate. Adesso non ci resta che tuffarle nello zucchero a velo, lasciandogli prendere tutto lo zucchero che gli rimane attaccato. Mettiamo in una teglia e continuiamo. Ecco qui un bel cuoricino per la mia sfidante Irexia Fornelli, che involontariamente mi ha sfidato in una ricetta che mi riporta indietro nel tempo ai miei Natali da bambino. Sempre con immenso affetto, Irene. E come per le paste di mandorla classica, anche queste vanno riposte in frigo dalle 4 alle 7 ore. Preriscaldiamo il forno ventilato a 180 gradi. Inforniamo e lasciamo cuocere per 15 minuti. Stiamo attenti a non cuocerli troppo, altrimenti rischieremo che il loro interno non rimanga bello morbido e cremoso. Trascorso il tempo necessario, sforniamoli e lasciamoli raffreddare per qualche minuto. Ora possiamo sistemarli in un vassoio da portata. Guardate che meraviglia, il profumo che emanano è stupendo. Bene, per questa ricetta siamo davvero arrivati alla fine, purtroppo. Chef Nunzio vi ringrazia, vi saluta e vi rimanda al prossimo episodio, ricordandovi che per vincere la sponsorizzazione vi basterà partecipare nella live del sabato sera alle ore 22, in cui faremo un piccolo concorso divertente con temi sempre diversi e alla fine premiamo sempre una persona da sponsorizzare, come avete visto in questo video. Ciao belli! Ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio. Patatine e baccalà, la mia casa è questa qua. Addio.